rivolgo una delle domande che tantissimi di voi mi hanno fatto tante volte, ovvero come scegliere la gomma da usare sulla propria moto in base alle situazioni. Ciao a tutti, sono qui all'autodromo di Franciacorta in occasione dei Dunlop Days, 2 giornate di prove libere speciali organizzate da Dunlop in cui sono stato invitato a provare un po' di moto e un po' di gomme. Nel video di oggi proverò tantissime gomme e vi darò le mie impressioni e soprattutto alla fine di questo video vi daremo dei suggerimenti su come scegliere la gomma giusta in base all'utilizzo che fate della vostra moto. Buona visione! Come sono sti Dunlop Days? Da paura. Divertito? Da paura, sì, da morire, Dunlop da paura. Vanno benissimo. Divertito? Tantissimo. Bisogna rifarli? Assolutamente sì. Una figata. Oggi giornata fantastica. Fantastici, mi hanno dato modo di provare queste Dunlop TT, sono ottime. Divertito? Sì. È un grande, va fortissimo, è veramente imbattibile. Non è vero, Non vedo l'ora di vedere la gara che ha fatto l'altro ieri. Ha vinto. Ecco, questo era un fuori programma, ovvero che sono arrivati degli ospiti inattesi con cui abbiamo fatto un cinema pazzesco. Buongiorno, buongiorno da Franciacorta, prima gara della stagione. E dato che tutto il cinema che abbiamo fatto non ci stava in questo video, vedrete poi un video dedicato a quello che abbiamo combinato. Ok, adesso salirò su una mia cara vecchia amica, l'R1, gommata di 212 GP Racer. Che bello vederti guidare. Siete entrato nel tunnel neofiti e andavate troppo forte. Appena finiti tipo 20 giri sull'R1 stradale, ho girato con Locatelli, campione del mondo. Ci siamo divertiti. Sai che se vai a vedere i tuoi video, sempre bellissimi, vedi che a un certo giro io ti saluto, Ah, sì? ma ho volato la mano dal volante, chiamiamolo così, che se non lo riprendo era l'ultimo saluto che facevo. Mi sono spaventato da solo. Al di là della guida con Locatelli e tutto quanto, mi hanno stupito 2 cose. La prima è la differenza enorme tra la moto stradale e quella da gara, perché arrivo da 2 giorni passati a correre, salgo su quella stradale e è un'altra moto. E l'altra cosa che mi ha stupito, ma che sapevo già, è che le gomme che ho usato sull'R1, che sono le D212 GP Racer, che sono le stesse che ho usato nel video con Canepa e le stesse che uso nelle gare del Motoestate, hanno un rendimento veramente costante, durano tantissimo. E per l'amatore che va a girare in pista non cerca il record della pista, vuole solo girare tanto, divertirsi e non cambiare un treno di gomme a turno, sono veramente ottime. Ok, allora adesso abbiamo cambiato le gomme sempre sull'R1 e proverò una gomma che non ho mai provato, ovvero la D213 GP Pro. È una gomma studiata per la pista e ha delle prestazioni superiori alla D212 GP Racer.
dai il gas, Hai mai pensato di mettere l'anti-wheeling su sta moto? Sei sempre su una ruota, cazzo. Complimenti a te, vai forte. Ok, appena sceso dal turno sull'R1 gommata con le Pro, a parte l'ingarellamento col tizio col panigale, che ho scoperto essere un ex pilota, infatti mi sono divertito a dei livelli cosmici, ma la cosa pazzesca è veramente la differenza di grip e di prestazioni che hanno queste gomme rispetto alle GP Racer. Naturalmente le GP Racer sono delle gomme stradali ottime per la pista, queste sono gomme da pista, è normale che queste abbiano più grip, più tenuta, ti permettano di più, fa sì che i tempi sul giro siano più bassi con questa, naturalmente, a fronte di un'usura maggiore rispetto alla GP Racer. Ok, adesso scendiamo di cilindrata, provo l'R3 con le Dunlop TT. E avevo già provato un 300 in passato e la sensazione è praticamente sempre la stessa. Non devi frenare, devi dimenticarti i freni e entrare in curva 1000 km/h più veloce di quanto entreresti con un 1000. Ti riconferma sempre una moto divertentissima. E questa qui aveva sulle Dunlop TT, che sono le stesse che avevo usato nel video con Pedersoli quando abbiamo fatto l'allenamento nella arena. E pur essendo stradali, ma vanno veramente bene in pista. Bene, ho finito di girare, ho provato una quantità di moto disumana e sono qua con Roberto Finetti di Dunlop. Il motivo per cui sono qua è perché gli rivolgo una delle domande che tantissimi di voi mi hanno fatto tante volte, ovvero come scegliere la gomma da usare sulla propria moto in base alle situazioni. Ti faccio la domanda inversa, ovvero ti dico ogni gomma e tu mi dici quali sono le situazioni possibili. Dai. Allora, ho provato sull'R3 la TT. Sì, Dove va usata quella gomma? il TT è una gomma che va usata per chi fa il 50% di utilizzo su strada e il 50% di utilizzo in pista, quindi è un compromesso decisamente sportivo, Sì. per divertirsi al massimo tra i passi di montagna o tra i cordoli in pista. Ok, quindi se uno ha una moto con cui va per strada e ogni tanto vuole farsi la pistata senza star lì a cambiare gomme, cerchi Termocoperte, la tutte stessa. queste cose. Invece D212 GP Racer, che sono le stesse gomme che uso nelle gare della Race Attack nel motoestate, per chi vanno bene? Per chi già ha un'esperienza di pista, Sì. prevalentemente usa la moto in pista, ma va bene anche per utilizzo stradale. Lì abbiamo due mescole differenti, la mescola E Endurance, per chi fa prevalentemente uso stradale o usa la moto in una stagione un po' più fredda, o la mescola M, quella che usi tu nel motoestate, per avere il massimo livello di grip. Quindi Ok. un pilota già che ha dimestichezza tra i cordoli. Quindi più pista o più strada? più pista. Più pista. Più pista. Uno 70-30. 70-30. Le D213 GP Pro invece? È una gomma racing al 100%, ha differenti mescole per differenti tipologie di utilizzo, per la gara, l'MS0, una giornata bella di turni piena, MS2 solitamente, o chi vuole fare più run, più sessioni, la MS4 è la mescola posteriore indicata, o per temperature un po' più basse. A me capita spesso di vedere, di sentire magari qualcuno che dice cavolo, vado per strada, mi piace un po' di guida sportiva, voglio fare due pieghe, allora ci metto su le D213 GP Pro che tanto tengono di brutto, le usano nelle gare, così. No, è un errore purtroppo, le gomme vengono studiate per dei range di funzionamento. Ovviamente una gomma racing come il 213 GP Pro ha bisogno di termocoperte, ha bisogno di pressioni di esercizio ben calibrate e difficilmente riusciamo a trovare per strada, anzi direi che è quasi impossibile trovare per strada delle condizioni ottimali come puoi trovare in pista, quindi lo sconsigliamo fortemente. Quindi veramente una D213 GP Pro tiene di più di una TT, però laddove tu la porti nella temperatura giusta. Bravissimo. Se invece non le usi nelle temperature giuste per strada È più danno che guadagno, Eh. assolutamente. Non la sfrutti al 100% per le sue capacità e possibilità, non ti diverti e magari è una guida un po' più insicura. Invece Sì. una gomma facile come il TT, per chi fa utilizzo stradale e anche pista, ci sali in sella e hai confidenza subito dalla seconda curva. È vero, sì. Ok, bene, grazie Roberto. Grazie a te Alberto. Grazie Ciao a tutti voi, grazie a Dunlop che qua intorno voi non lo vedete ma sono qui con noi per questa giornata in pista. Come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube, lasciate un commento, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao.